Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale o benvenuti se è la prima volta. Siamo in sella a Triumph Tiger 1200 Rally Pro, insieme a me c'è Veronica alle mie spalle. Eccoci in moto ragazzi, siamo dalle parti di Pavia e oltre Po Pavese. Faremo un giro particolare con pochissimi chilometri, si riescono a vedere in un pomeriggio delle zone molto carine da queste parti che costeggiano il fiume Po e il fiume Ticino. È tutto un diciamo parco naturale lungo il Ticino e un parco nazionale lungo il Po. Con noi oggi c'è il nostro amico Mirko, che mancava da qualche giro insieme, ha cambiato moto ragazzi, anche lui aveva la Street Triple RS di Triumph, eccolo qua, ha preso Aprilia Touareg 660, ecco, si è convinto a passare all'Adventure e al cerchio da 21 anteriore, moto molto più comoda anche per il touring, per macinare chilometri, e quindi piacevolmente sarà insieme a noi nei nostri giri quando potrà e quando avrà piacere. Tra l'altro oggi faremo anche un test ride di questa nuova Aprilia Touareg. Ma in questo video, come vi dicevo, adesso ci accingiamo a raggiungere la zona del Ticino e andiamo con il giro di oggi. Eccoci ragazzi sulla strada che costeggia il fiume Ticino, siamo nel parco naturale del fiume Ticino, bellissimo questo argine, una strada tutta curve che da Pavia arriva nelle zone limitrofi. Passeremo anche dal luogo dove è stato girato il famoso film anni 80 con Renato Pozzetto, Il ragazzo di campagna, che è stato girato in queste campagne. Ho fatto un video dedicato sul canale che troverete, ve lo lascio in alto di qua, anzi di là o di qua, vabbè, da qualche parte, e luoghi meravigliosi, storici e bellissimi. Là in fondo il fiume, e adesso ci facciamo due curve e proseguiamo in questa strada fantastica. Eccolo ragazzi, Casoni, Borgo Tre Case, questo è il complesso, l'agglomerato di appunto poche unità abitative dove hanno girato il film Il ragazzo di campagna, film diciamo cult degli anni 80 del cinema italiano, bellissimo. Su questa strada ci sono anche un paio di luoghi dove si può sostare e mangiare. Ecco, questo è proprio il complesso delle case e qua c'è il cartello che racconta anche la storia di questo piccolo borgo, Casoni. Dicevo, ci sono 2 o 3 posti dove anche mangiare lungo il fiume o fare un aperitivo
davvero bei posti, ci sono delle riserve dove fanno il miele, e qua per esempio questo è uno di quelli, questo baracchino. Noi d'estate veniamo piacevolmente qua, la baracca Civico Zero, oggi chiuso, sì, sembra chiuso, però molto bello, e si affaccia proprio sul fiume, quindi suggestivo e piacevole passare una serata a vedersi il tramonto di Pavia. Siamo arrivati aggirando diciamo Pavia attraverso il costeggiamento del fiume Ticino a Carbonara al Ticino, e adesso siamo a San Martino Siccomario, stiamo facendo un giro d'anello. Da San Martino vorrei provare a visitare un santuario particolare, adesso vediamo se riusciamo ad arrivarci, e poi vi dico come si chiama e tutti i dettagli, e poi supereremo il fiume Po per ricosteggiarlo attraverso un argine e tornare dal Ponte della Becca verso casa. Un giro veramente semplice. In realtà ieri sera abbiamo fatto una serata altamente alcolica con i ragazzi di Stelvio to Ride, che saluto, e avremmo dovuto alzarci presto per andare sul Penice oggi, ma abbiamo ovviamente optato per dormire, ricomporci, e quindi facciamo questo giro pomeridiano che può essere sicuramente una buona alternativa a magari quando non si ha tempo, ecco. Da chi abita da queste parti può prendere spunto per questi giri facili e veloci. Diciamo gli scenari sono da pianura padana ovviamente, ma nei parchi naturali vicino ai fiumi, e soprattutto in questo periodo fine ottobre, primi di novembre, pieno di animali. Ancora il clima è mite, abbiamo 20 gradi oggi, e praticamente pieno di uccelli migratori che usano questo bacino naturale per diciamo vivere prima del freddo, prima di emigrare in posti più caldi. Abbiamo imboccato la strada che ci porta al santuario del Novello, siamo a Travaccò Siccomario, sempre vicini al fiume Po e vicini a Pavia. Questo santuario è proprio a ridosso del fiume ed è molto molto interessante, un posto diciamo culturale, storico davvero bello da visitare. Ed eccoci sull'argine, guardate che bello questa zona, quello lì è il fiume Po e questo qua davanti a noi è il santuario del Novello, istituzione Il Novello, eccolo qua ragazzi, ok, eccolo qua. Ecco quindi ragazzi alle mie spalle il santuario del Novello, ci troviamo a Travaccò Siccomario nei pressi di Pavia. Questo piccolo santuario risale al 1500 ed è stato poi ristrutturato intorno al 1922. La tradizione popolare vuole che sia ubicato qui perché protegge dalle alluvioni, infatti ci troviamo a poche centinaia di metri dal Po, dal grande fiume, e devo dire che è in una posizione assolutamente suggestiva, quindi è carino, insomma merita una visita per chi è in queste zone.
Allora, questo santuario risale al 1500, sono stati trovate delle leggende che narrano che qui c'è stato un miracolo, non siamo riusciti a capire che miracolo c'è stato, ma io comunque vado a pucciare la testa nell'acqua, non si sa mai. È bello da visitare, molto suggestivo perché si affaccia proprio sul fiume Po. Adesso proseguiamo e andiamo dall'altra parte del Po, nell'Oltrepo pavese, sconfiniamo nella provincia di Piacenza, faremo ancora delle strade su questi argini bellissimi nelle pianure padane piacentine. Siamo arrivati in località Verruapò Rea e adesso, sempre attraverso questi argini limitrofi al fiume Po, stiamo proseguendo attraverso queste cascine in mezzo ai campi dedicate proprio all'agricoltura, alla pastorizia che c'è in pianura padana. Qui si fa il latte che poi va a creare grana padano, eccetera eccetera, tutti i prodotti di queste zone. Alla nostra sinistra il fiume Po, là dietro, proprio dietro quell'argine c'è il fiume Po, e alla nostra destra le colline dell'Oltrepo pavese del Piacentino. Siamo a Verruapò e adesso ci ricongiungiamo con la statale per prendere il ponte della Becca e tornare verso Pavia. Alla fine abbiamo deciso di andare a mangiare fuori stasera, una pizza, adesso vediamo, sempre in zona Pavia. Io, Veronica e Mirko ci facciamo questa gentile concessione di fine stagione, perché poi sarà uno degli ultimi giri. Diciamo che adesso ormai arriva il freddo, ma fra un paio di settimane ci sarà EICMA, dove andremo a vedere tutte le novità del 2024 e quindi i video continueranno, ci sono pronti più di 15-20 video dedicati a viaggio in Sardegna 360 gradi, ancora con la multistrada V4S che avevo circa un mese fa, che poi ho venduto e è stata sostituita dalla Tiger 1200 Rally Pro. Ho pronti altri video in Francia con la Tiger Rally Pro che usciranno nei prossimi giorni, e queste piccole gite, diciamo, meno impegnative, che comunque sono idee di itinerari facili e veloci da percorrere tra Milano e Pavia. È molto bella questa strada che costeggia il fiume Po, tutta curve dolci, con questo argine un po' dominante sulla pianura, con questi paesini meravigliosi. C'è una bella atmosfera in queste zone. Verruapò Rea, adesso questo è un altro paesino del quale non conosco il nome, però è molto carino, e ci sono anche delle strade sterrate molto belle, anche facili da fare. Dovremmo venire più spesso a esplorare in queste zone, perché secondo me lungo il fiume Po poi è bellissimo sia il panorama che le strade. Guardate che boschi, è tutto parco naturale, ovviamente vicino alle acque del fiume, nasce una vegetazione rigogliosa e bella. Eccoci al ponte della Becca, siamo ritornati a riattraversare il fiume Po. Questo è un ponte storico costruito tantissimi anni fa, ha superato anche le 2 guerre mondiali, è stato bombardato durante la seconda guerra mondiale, distrutto, un punto, diciamo, sensibile, strategico, demolito dalle truppe tedesche durante la loro ritirata nei confronti degli americani, quindi l'avevano demolito. È stato ricostruito più volte e è sempre molto affascinante, un ponte dal sapore diciamo novecentesco, caratteristico.
c'è anche un'area appena dall'altra parte, nel lato di Pavia, sulla destra, dove si imbocca una stradina e si arriva in un ristorante bar, si può godere, diciamo, di questa fauna meravigliosa, di questa oasi che crea poi il fiume Po. Adesso vediamo se riusciamo ad andarci e facciamo qualche ripresa anche vicino al fiume. Bellissimo. Ok, abbiamo trovato la strada che costeggia, diciamo, la statale del Ponte della Becca, che ci porta sotto il ponte. Andremo a vedere la riva. Siamo stati qua l'inverno scorso, non c'era acqua, era secco, noi camminavamo sul letto del fiume, l'acqua era bassissima. Abbiamo visto che dove camminavamo l'anno scorso adesso è pieno d'acqua, ed è una buona notizia. Questo Ponte della Becca nasce proprio nel punto in cui il fiume Ticino incontra il fiume Po. Ovviamente il Ticino è un affluente del fiume Po, e questo è il luogo esatto dove si mischiano le acque di questi due fiumi molto grandi, tra i più grandi d'Italia. Eccoci qua, adesso parcheggiamo, mettiamo la moto al contrario in modo che riusciamo a ripartire senza ostacoli. Eccoci qua, la mettiamo qua così e andiamo a vedere il fiume. Eccoci ragazzi, siamo sotto il Ponte della Becca, e l'anno scorso noi camminavamo dove adesso vedete tutta quell'acqua. Per fortuna le piogge sono tornate a alimentare fiumi e bacini d'acqua, anche perché hanno sciolto molti dei ghiacciai minori, che sono ormai spariti. Resistono solo i ghiacciai più alti, ma sono anch'essi destinati a estinguersi, e quindi tutte le acque poi che di solito i ghiacciai alimentano sono terminate. Questi fiumi saranno alimentati solo da sorgenti e piogge fra qualche anno. Comunque è una buona notizia che ci sia tanta acqua. Infatti pescatori all'opera e tramonto sul fiume. Che meraviglia, che colori! Eh sì, noi praticamente bellissimo, siamo arrivati sì, fino a lì, ma esatto, dove c'è quella, esatto, la parte centrale proprio. Praticamente era eravamo arido, dove adesso ci sono quei due pescatori, esatto, e eravamo anche andati oltre. Adesso ve lo zoom. arrivati a piedi fino a lì. Cioè, sì, camminavo. Bellissimo. Eccoci in moto ragazzi, ho cambiato visiera perché si è fatto tardi, adesso fa buio molto prima, tra l'altro settimana prossima si cambierà l'ora e arriva la stagione triste. Diciamo che si va in moto però fa freddo, soprattutto al nord con asfalti ghiacciati non si esce così spesso. Però faremo tante altre escursioni, come sempre vi ho detto ci sono tantissimi video già pronti che non vedo l'ora di caricare sul canale. Io adesso andiamo a mangiare, vi farò vedere magari se riesco quello che sono le pietanze di queste zone di Pavia. Andiamo al ristorante Falco che è proprio qua a 10 minuti dal Ponte della Becca e poi ci salutiamo. Abbiamo optato per la pizza, patatine e pizza e Coca-Cola. Buon appetito. Una pescatora e 2 panne salmone. Allora ragazzi, abbiamo mangiato, finito di cenare, ci vediamo al prossimo video, alle prossime avventure, e quando si levano questi due dietro di me vi faccio vedere anche le moto. Ciao ragazzi, a presto.
Ragazzi, altri due pregi di questa Tiger 1200 Rally Pro. Numero uno, guardate come illumina la strada a giorno, ha dei fari veramente eccezionali e quando si mette l'abbagliante di profondità è veramente una roba funzionale davvero, perché su multistrada quando mettevi gli abbaglianti era peggio che avere gli anabbaglianti, invece qua guardate che roba, cioè illumina davvero benissimo. Inoltre ha i faretti di fendinebbia di serie, quindi tanta roba, e poi ha un quick shifter, ragazzi, uno dei migliori che io abbia mai provato davvero, cioè non so se è questo modello il mio, ma il quick shifter sia blipper in scalata che in salita è eccezionale, a tutti i regimi entra benissimo, mai contrastato, davvero fatto bene, grande Tiger. La sua costruzione è stata